Voglio raccontarti una piccola storia, forse può aiutarci a parlare meglio con le altre persone. L'altro giorno una mia amica mi ha raccontato di come è riuscita per la prima volta a fare una videoconferenza. Ora, io sinceramente ho un bel po' di esperienza con queste cose, però per una volta ho detto, invece di raccontare sempre la mia e spiegarle come funziona e così, ho detto, ascoltiamola magari com'è andata per lei, perché è una situazione un po' insolita. Alla fine lei mi ha raccontato molto più di quello che mi aspettavo, perché lei mi ha detto, sì, lo so che suonerà molto strana sta cosa, perché molti hanno esperienza oggi come oggi con questi strumenti tecnici, però io non ho mai avuto bisogno, ho sempre usato il telefono e ha sempre funzionato. Quindi adesso vedere per esempio i miei colleghi di squadra online è una cosa molto interessante, molto diversa e mi fa piacere in realtà esplorare questo mondo. Perché sto raccontando questa storia? Perché ho capito uno sbaglio grande che io ho fatto per molto tempo nel parlare con altre persone. Cioè, invece di avere questa tendenza a dare sempre il mio consiglio, spiegare quanto capisco questa cosa, è stata una grandissima differenza invece insistere a capire la prospettiva dell'altra persona, anche se magari io sapevo già come funzionano queste cose, non erano informazioni nuove per me, però mi ha permesso di migliorare un po' in realtà il nostro rapporto, cioè di capire meglio questa mia amica, come si sente lei, e abbiamo raggiunto anche una connessione molto più umana. Questa cosa poi si è collegata con una frase che ho trovato l'altra settimana e che mi è rimasta abbastanza impressa. È una frase inglese, però che per tradurla... I bravi comunicatori parlano bello, cioè tipo suonano interessanti, con le parole magari così. I grandissimi comunicatori invece fanno sentire l'altra persona in gamba. Quindi è stato forse un po' uno di quei momenti dove mi sono un po' morso la lingua e invece di cercare io di prendere la luce dei riflettori, ho invece dato tutta la luce all'altra persona. A volte una cosa non è tanto intuitiva, non è tanto facile fare così, perché penso che tutti noi abbiamo storie incredibili da raccontare, oppure vogliamo dire la nostra. Però validare l'altra persona, cioè darle importanza in quel momento, anche con una storia banale, può fare la differenza. Questo è un concetto poi che ho imparato da un altro libro e che forse non ho mai applicato con successo fino ad ora. Da un libro che si chiama Ti sento, di Michael Sorensen, che praticamente ci spiega un po', ci racconta di quanto le persone hanno bisogno non sempre di avere soluzioni o di scambiare delle chiacchiere, ma di essere validate. Cioè spessissimo noi raccontiamo storie ad altre persone perché vogliamo sentirci visti, vogliamo sentirci importanti in quello che facciamo, anche se sono piccole cose. Quindi in momenti come questi, piuttosto che dire sempre la nostra, trovare la frase giusta, la soluzione giusta, fa la differenza invece dare attenzione all'altra persona. Teniamo in considerazione anche il fatto che non siamo tutti allo stesso livello della vita. Cioè, come io magari ero più avanti nel tema delle videoconferenze rispetto all'amica mia, ci sono persone magari che sono molto più in gamba rispetto al tema fare video su YouTube. Però tutti noi forse possiamo imparare qualcosa se ascoltiamo un po' di più. E quindi è una cosa che personalmente mi sono segnato, penso che può aiutarmi a interagire un po' meglio con le persone, a capire un po' di più le altre persone, forse può aiutare anche a te. Di nuovo il libro, se vi interessa, si chiama in inglese I Hear You di Michael Sorensen, è abbastanza breve, non so se c'è anche la versione italiana, però cercate un po' a riguardo su internet il tema della validazione, forse potete trovare qualcosa a riguardo, se no posso anche fare un altro video se vi interessa. Se conoscete qualcuno forse che ha bisogno di sentire questa storia o che può aiutarlo a essere un po' più disposto ad ascoltare, potete condividere questo video o lasciare un commento, aiuta enormemente la biblioteca. Grazie per l'ascolto e ci vediamo nel prossimo libro. Ciao!